Ciao, in questo video vedremo come inserire l'alimentatore da 4 € che avevo preso, che hai visto nella serie dei 3 video. L'ho messo all'interno di questo contenitore, era un vecchio contenitore da PC. Ho utilizzato questo strumento, volmetro, amperometro e wattmetro. Ho fatto fare questa mascherina qui, che poi ti farò vedere come realizzarla facilmente. Sul retro vediamo la ventola che è controllata da un regolatore di temperatura. Tutto fatto quasi con componenti di recupero. Andiamo a vedere le modifiche, alcune migliorie che ho fatto alla scheda per renderla ancora più affidabile. Andiamo a vedere il processo di modifica.
Il pannellino frontale l'ho realizzato come se fosse un PCB, l'ho fatto realizzare a PCBWay e questo è il risultato. Sono rivestiti in oro, questo qui luccicante è una placatura d'oro e la serigrafia è bianca. Il solder resist è nero sia davanti che dietro. C'è il riempimento tutto in rame sia sopra che sotto, che così fa anche da schermante. In questa zona qui non c'è rame perché le boccole devono essere isolate in quel punto qui di fissaggio. Assieme ho fatto fare altri circuiti. Uno è il controllo della velocità della ventola, che poi ti farò vedere come inserire. Può essere inserito anche su altri alimentatori. C'è un'alimentazione a 12 o 24 volt. Nel mio caso qui, siccome entrava a 24 volt, gli ho messo un regolatore a 12 volt, un 7812. Ho usato un componente normale, tradizionale, non SMD, siccome ce l'avevo in giro, e gli ho piegato i piedini e l'ho adagiato come se fosse un SMD. C'è un trimmer, un transistor Darlington, qui dove c'è scritto fan ci va la ventola e qui ci va la NTC. In più ci sono dei CD stampati di un nuovo progetto che vedrai più avanti, che è un distorsimetro audio. Lo devo montare e collaudare. Andiamo sul PC a vedere come realizzare facilmente con KiCad questo pannello. Apriamo KiCad, ho messo solo dei fori, ho fatto questo per poterli collegare a GND e non avere errori. Andiamo nel PCB, che possiamo cliccare anche qui, eccolo qui. Ho disegnato il pannello come se fosse un PCB. In questo livello ci sono i bordi e le scontornature, andiamo a vederlo solo lui. Questa è la cava per il display, il foro per il LED, i due fori per il potenziometro e i due fori per le boccole. Il rame lato top è questo, il rame lato bottom. Qui è come viene la scontornatura intorno alle boccole, come ti ho fatto vedere precedentemente. La serigrafia, quella bianca, il bottom seal screen, quindi la serigrafia lato bottom c'è solo la versione, e avendo tolto da solder mask queste cose qui sono visibili come hai visto in precedenza, e siccome sono color oro, la rifinitura è in oro, l'oro risalta sul nero. Questo è il front e questo è il bottom. Ho tolto il solder dagli angoli in maniera che dove ci sono le viti facciano contatto con la carcassa. Per esportare facilmente su PCBWay i file ho usato un plugin apposta, che è questo, PCBWay Fabrication Toolkit, che basta premerlo e dirgli la cartella dove inserirlo e lui crea una cartella con dentro tutti i file occorrenti per la produzione, che poi ti faccio vedere sul sito come fare a fare l'ordine. Prima di questo volevo farti vedere anche l'altro circuitino, quello del controllo di velocità della ventola. Chiudiamo questo. Non lo salvo perché non ho fatto modifiche. Apriamo lo schematico, è molto semplice, ci sono le due piazzole di ingresso di alimentazione, il 7812, un condensatorino da 100 nanofarad, il transistor Darlington, una resistenza e il piccolo trimmer. Esternamente c'è questa NTC da 10-20K. Apriamo il PCB, eccolo qui, che è quello che ti ho fatto vedere in precedenza. Andiamo sul sito che ti faccio vedere come effettuare l'ordine con i file Gerber generati in automatico dal plugin PCBWay. I plugin si attivano, ti faccio vedere qua, gestione plugin, qui cerchi plugin di fabbricazione, ce ne sono due, uno invia direttamente i file sul sito e uno li genera e poi bisogna inserirli a mano. Ho preferito utilizzare questo qui che me li genera e poi sono io a mano a prenderli e buttarli sul sito, perché poi i file Gerber preferisco anche controllarli con un lettore di Gerber locale, che potrebbe essere sia il visualizzatore di Gerber integrato o un altro visualizzatore. Andiamo sul sito di PCBWay per fare l'ordine. Per realizzare i circuiti stampati faccio uso di PCBWay, vado sul sito pcbway.com, i file che sono stati generati da KiCad li carichiamo direttamente. Per far questo, anziché mettere qui le quote manualmente, carichiamo i file .zip, bisogna andare su PCB instant quote e poi qui su upload Gerber file. Qui facciamo add Gerber file. Selezioniamo il primo che è il pannello,
il sistema già ha individuato le dimensioni, mi fa vedere l'anteprima del fronte e del retro. Andiamo a fare alcuni aggiustamenti. Pezzi 5, che è il minimo, va bene, 2 layer va bene, FR4 va bene, il resto lasciamo di default. Dobbiamo modificare il colore, che è nero, con la scritta bianca, e poi dobbiamo fare la finitura dorata, che è questo Enig, non Hard Gold perché costerebbe molto di più. Faccio vedere, se clicco su Hard Gold il prezzo aumenta notevolmente. Facciamo solo la finitura in oro. Qui nelle note gli specifichiamo dove mettere il product number. Nelle note vado a scrivere di inserire il codice prodotto nel bottom layer. Qui modifico shipping to, faccio Italy e seleziono Global Direct e lo salvo nel carrello. Andiamo ad aggiungere gli altri due, stessa procedura. Al Gerber File seleziono il piccolo circuitino di controllo della velocità della ventola, dimensioni 29x25, non mi fa vedere l'anteprima. Andiamo a fare online Gerber Viewer, carichiamo il file Gerber, ok, ci sono, ritorniamo qua e direi di lasciare tutto di default. Il colore facciamolo blu, questo, e la finitura lasciamo alto e lasciamo tutto standard. Costo 4,29, Italy, Global Direct, Save to Chart. Due prodotti nel carrello, facciamo l'ultimo, carichiamo il file, che è il distorsimetro audio, che vedremo prossimamente. 55,5x31, l'anteprima non ha voglia di visualizzarla, apriamolo col visualizzatore online. Ok, perfetto. Ok, l'anteprima è uscita, facciamo la blu come l'altra, tutto di default, salviamo il carrello. Le anteprime adesso ci sono, top, bottom, top e bottom per la serigrafia. Questa probabilmente ancora non l'ha generata. Per procedere al pagamento dobbiamo selezionare tutto e quando loro avranno fatto l'approvazione anche di questo, perché è in attesa, questi qui sono automaticamente autorizzati. Questo qui, siccome probabilmente ha una lavorazione particolare, devono dare loro l'ok a procedere, arriverà un'email. Il totale qui è in dollari, sono 60 più 10, 77. Nel carrello verranno aggiunti i costi di IVA e dogana. Le modifiche apportate al circuito sono 4. Alcune sono state segnalate da voi iscritti al canale, come questa resistenza qui da 470 ohm mezzo watt. Prima c'era una 220 ohm. Volendo si può provare anche a alzarla per far passare meno corrente, per far scaldare meno anche questa resistenza. La seconda modifica, che è la più importante, è questa. Le modifiche le ho indicate con una M per trovarle facilmente. Ho abbassato l'alimentazione a questi due operazionali perché il datasheet indica che l'alimentazione deve essere massimo 36 volt o 18 più 18. Noi avevamo meno 5 e più 32, 33, anche 34 volt, quindi andavamo oltre 36 volt con il rischio di guastare gli operazionali. Cosa ho fatto? Ho fatto un mini stabilizzatore che abbassa la tensione, fatto con un semplice Zener. Ho preso il PV, che è quello che arriva dal trasformatore, raddrizzato e filtrato da C1, una resistenza da 470 ohm e uno Zener da 30 volt. Se non hai i 30 volt puoi metterne anche due da 15 volt in serie. Un condensatore per livellare eventuale ripple che si forma quando qui la tensione inizia a scendere, in maniera che agli operazionali arriva sempre una tensione bella filtrata, e questo 30 volt viene portato ai due operazionali che hanno la tensione duale. A questo non serve perché tra il PUV e la massa non ci sono mai 36 volt. Però facendo questa modifica dobbiamo andare a modificare questa resistenza che non ho indicato, R10, quindi anche questa fa parte della modifica, perché sennò il LED rimaneva sempre acceso.
quindi ho dovuto alzare il valore di questa resistenza, che non è più 10k ma è 47k, 47 kilo ohm. L'altra modifica, un po' più difficile da fare: ho staccato queste due resistenze dalla massa che arriva dallo shunt, prima era su meno out qua, e l'ho collegata direttamente a GND, perché succedeva un fatto un po' strano: questo 10 volt stabilizzato qui si spostava, si alzava quando veniva prelevata tensione. In questo modo il 10 volt è sempre stabile, indipendentemente se si preleva o no tensione. E succedeva che a basse tensioni, con il carico, la tensione si alzava. Ad esempio, io impostavo 5 volt, con un carico di 1 ampere mi andava a 6 volt, e questo diventava troppo pericoloso. Adesso si alza leggermente, sempre a causa che questo potenziometro qui è collegato al meno out. L'ho lasciato comunque così perché ho provato a collegarlo a GND e la tensione scendeva troppo, cioè questo feedback qui non era sufficiente a fare tornare la tensione in regolazione. Ho provato anche a cambiare questi due valori, ma diventava instabile, quindi alla fine sono tornato a questa modifica qui e basta. Ti faccio vedere come le ho realizzate queste modifiche sul circuito. Partiamo dalle più semplici, quindi la sostituzione di questa resistenza, cosa banalissima, la sostituzione di quest'altra resistenza del LED, che è questa, anche questa è una cosa banalissima. Per spostare la massa di queste due resistenze le ho alzate, perché questo capo qui è GND, quindi le ho alzate tutte e due, le ho messe insieme a quel punto qui, e con un filo l'ho portato a GND. Il GND più vicino qua sopra, comodo, è il punto del transistor, la parte sopra, che se lo guardiamo sul topografico, il GND è questo. Questo è GND, quindi R5 va alzata di qui, l'R11 va alzata di qui, vanno unite e va portato un filo qui, in maniera che queste due resistenze vanno qui. Non ho potuto tagliare la pista sotto perché proseguiva, se no veniva fuori un po' un pasticcio, così è più veloce da fare, più semplice. L'altra cosa complicata invece è mettere lo Zener, che l'ho messo qui, ne avevo un giro 1 da 1 watt, bello grosso, però bastava anche da un quarto, mezzo watt. È messo qui prende la massa, sale, qui c'è la resistenza in serie e va giù a prendere il più qui sotto, e qui in mezzo viene messo il condensatore elettrolitico e partono due fili che mi vanno a alimentare i due pin 7 degli integrati, dopo però aver tagliato la pista, pin 7 di questo e pin 7 di questo. Ho fatto due tagli pista, uno qui e uno qui. Lo so che questa modifica non è da hobbista, uno è qui e l'altro è qui. Ho collegato il filo sotto, in pratica quello che va al pin 7 quello che va al pin 7, e l'ho portato su. Questa scheda è già pronta per essere montata nel contenitore, come hai visto, colonnine, connettori e connettori girati al contrario per poter tirare i fili, perché questo dopo se ne andrà fissata così in verticale, e qui c'è la copertura perché proprio ci sta dentro a filo. Il transistor andrà sul dissipatore e così via. Andiamo avanti col montaggio.
Eccolo terminato, devo solo cambiare le due manopole che sono due di recupero che avevo in giro. Questo tra l'altro è una multigiri ma è anche rotta, devo togliere poi queste etichette. La ventola, l'interruttore e la presa VDE. Lo schema con le modifiche è questo. Prima, quando era ancora aperto, avevo provato a spostare queste masse di queste due resistenze sulla massa principale perché c'era un problema che questo 10 volt non era stabile ma si alzava quando richiedevo carico, ma sono dovuto ritornare a questa configurazione perché sennò scendeva troppo la tensione d'uscita. Adesso andiamo a vedere la stabilità e vedrai che così va abbastanza bene. Rimangono sempre le modifiche del 30 volt, della 470 ohm qui e della 47 kΩ qui sul transistor che pilota il LED. Lo alimento, accendiamo. Purtroppo qui c'è un effetto della telecamera sul display. Questo display è molto bello, ha anche la taratura, bisogna tenere premuto per un po' di secondi la M, esce un menu. Qui si trarrà la tensione, io l'ho già fatta mettendo il tester qui e poi facendo frecce su, frecce in giù si corregge la tensione. Inde per la corrente, si mette un carico ad una corrente, io l'ho tarato più o meno a 1 A, si regola la corrente, poi M ancora, questo è l'allarme della tensione minima, io ho lasciato 0 così non si inserisce, questo è l'allarme della tensione massima, a 29 comunque non ci arriva mai. Questo è l'allarme della corrente massima, lo lasciamo a 2,7 così senti il cicalino che interviene quando superiamo il 2,7 A. Questo reset qui non ho capito cosa serva, forse per spegnere il cicalino. Adesso lo collego al carico elettronico, quello che avevo fatto io ai tempi, questo qua per intenderci, e facciamo le prove sotto carico, così vediamo anche la stabilità in tensione, cosa che mi avete chiesto in tanti. A 0 ci arriviamo, la taratura dello 0 è quella che hai visto nel video della taratura della scheda, il trimerino piccolino. Partiamo da un 3,3 volt che è una tensione di solito utile per alimentare i microcontrollori. Diamo su un po' la corrente, controlla la stabilità. Adesso siamo 3,367, qui abbiamo anche i millesimi, decimi, centesimi, millesimi con questo volmetro. Adesso vedrai la corrente salire, ok, qui è 67. Non si muove di un numero, si sente un po' il trasformatore che ronza dentro nella lamiera. Siamo a 1 A, proviamo a attaccare e staccare, 3,36, 3,33, scende proprio di pochissimo con 1 A di carico. Proviamo con 2 A di carico. Ok, lo stacco, lo attacchiamo di colpo. 3,36, 3,33, è stabilissimo. Io questo l'ho declassato a 2 A perché il trasformatore che c'è dentro è piccolino, è solo un 50 volt ampere. Proviamo a 5 volt. A 5 volt con 2 A non si sposta neanche di un millesimo, è stabilissimo. La corrente è vera, adesso te la faccio vedere con l'amperometro in serie. Ho collegato anche l'amperometro del Fluke in serie, così controlliamo 2 A, 0,27, 2 A 0,22. Tensione è stabile al millesimo, incredibile. Alziamo un po' la tensione, andiamo a 10 volt adesso. Il rumore che si sente dalla ventola del carico elettronico, questo qua dietro. A 10,03, 10,07, siamo a 2 A e 1.
molto stabile. Nel frattempo è partita anche la ventola sua, andiamo a 12 volt. A 12,12 volt, 12,08, scende comunque di pochissimo. Andiamo a 20 volt, vediamo con 1 ampere, 20,8 volt, 20,78 volt. Aumentiamo un po' la corrente, 2 ampere 1, 20,76 volt, 20,80 volt. Molto stabile anche adesso. Mi sembra che la massima corrente riusciamo a prelevarla più o meno a 22 volt perché ho il trasformatore molto piccolo. 22 volt, ancora i 2 ampere li teniamo. Alzare la tensione, 23, 24, 25, ok, 24, 25. Dopo non ce la fa più il trasformatore perché siamo comunque a 50 watt, il trasformatore è da 50 volt ampere. A vuoto possiamo arrivare fino a 28 volt. Adesso è arrivato a 29 volt, è partito il cicalino, vediamo se con R fa resa del cicalino. Vediamo invece l'allarme di massima corrente quando supera i 2,3 ampere, quando supera la corrente impostata nell'allarme. Eccolo qua. Collego direttamente carico elettronico, così è più semplice. Proviamo adesso il controllo di corrente. Andiamo ad esempio a 13,5. Adesso col controllo di corrente scendo, si accende il LED e posso regolare la corrente fino ad andare praticamente a zero. Metto a zero il carico elettronico, adesso provo il cortocircuito. Il cortocircuito accende il controllo di corrente e vedrò scorrere la corrente impostata dal potenziometro di corrente. Col cortocircuito posso anche andare a regolare la corrente che mi serve, ad esempio così so che interviene a mezzo ampere e lui più di mezzo ampere non mi darà mai perché viene limitato dal circuito di controllo di corrente. Andiamo a riaprirlo così vediamo com'è l'interno finito. Questa è la vista interna, il circuitino di controllo della ventola, l'NTC fissata al dissipatore con la pasta termoconduttiva, i due cavi di alimentazione, i due cavi che vanno uno alla boccola e uno all'amperometro. Questa è l'alimentazione del volmetro amperometro. Questo è il LED. Di cablaggi non ce ne sono molti, sotto ci sono i cablaggi dei due connettori che vanno ai due potenziometri di corrente e tensione. La mascherina è venuta bene, andiamo a trarne un po' le conclusioni finali di questo economico alimentatore, di cui ho usato tutti i pezzi di recupero, trasformatore di recupero, dissipatore di recupero, ventola di recupero, questi ce li avevo in giro, LED, l'unica cosa che ho comprato è questo volmetro amperometro, e vabbè, la scheda che l'ho pagata a meno di 3 euro perché era in sconto, e la mascherina che ho fatto fare agli amici di PCB Way. L'effetto oro è molto bello, con le scritte in bianco. Siamo giunti al termine di questo video. Hai visto come poter realizzare un alimentatore che si presenta anche bene con una scheda da 4 euro presa su AliExpress con altri componenti di recupero. La mascherina puoi anche realizzarla in altri modi. Io la prima che avevo fatto stampando un foglio con la stampante e incollandolo su un pezzo di PVC. Ci sono vari modi per fare mascherine
a bassissimo costo. Spero che il video ti sia piaciuto e ti sia stato utile specialmente, e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!